Buongiorno a tutti, sono Stefano e oggi voglio parlarvi di qualcosa che conosco molto bene, qualcosa che mi ha accompagnato per anni, ogni volta che cercavo di imparare una nuova lingua. Si chiama in un modo semplice, pensare troppo. E se state imparando l'italiano, sono quasi sicuro che lo conoscete anche voi. Permettetemi di cominciare con una domanda. Quante volte vi siete bloccati nel mezzo di una frase italiana, chiedendovi se il verbo era giusto, se l'articolo era corretto, se la pronuncia suonava strana? Quante volte avete preferito restare in silenzio piuttosto che rischiare di sbagliare? Se la risposta è spesso, allora questa storia è proprio per voi. Tutto è cominciato qualche anno fa, quando ho deciso di imparare il francese. Sì, lo so, sono italiano e stavo cercando di imparare il francese, ma il principio è identico. Ricordo ancora il primo giorno di lezione. La professoressa ci ha chiesto di presentarci in francese. Semplice, no? Nome, età, città. 20 secondi di conversazione, niente di più. Eppure io sono rimasto completamente immobile. Nella mia testa girava tutto. Come si dice esattamente mi chiamo? È je m'appelle oppure mon nom est? E l'età? Aspetta, devo usare avoir o être? E se sbaglio l'accento? E se tutti ridono? Mentre pensavo, la professoressa è passata al ragazzo accanto a me. Lui ha detto 3 parole storte, ha sorriso e tutti hanno applaudito. Io ho detto niente e me ne sono vergognato per giorni. Quella sera ho capito una cosa importante. Il problema non era la grammatica. Il problema ero io. Il problema era la mia testa. Pensate a quando eravate bambini. Avete mai visto un bambino bloccarsi prima di parlare? No. I bambini dicono quello che vogliono dire, sbagliano, ridono e continuano. Non hanno paura del giudizio. Non si chiedono se il congiuntivo è corretto. Parlano e basta. E proprio per questo motivo imparano così velocemente. Noi adulti invece facciamo qualcosa di diverso. Costruiamo nella testa un filtro gigante. Prima di dire qualsiasi cosa, la frase passa attraverso questo filtro. È corretta, è bella, è perfetta. E se la risposta è forse no, la frase non esce mai. Rimane lì, intrappolata. E la conversazione va avanti senza di noi. Vi racconto un'altra storia. Un mio amico, lo chiamo Marco per semplicità, stava imparando lo spagnolo da 2 anni. Studiava ogni giorno, faceva tutti gli esercizi, conosceva centinaia di parole. Un giorno siamo andati insieme in un ristorante messicano qui a Milano. Il cameriere parlava spagnolo. Marco era entusiasta. Era il momento perfetto. Il cameriere si è avvicinato e ha detto qualcosa in spagnolo. Marco ha guardato il menù per 30 secondi. Poi ha risposto in italiano, con un accento vagamente spagnolo, ma in italiano. Dopo, fuori dal ristorante, mi ha detto: non riuscivo a ricordare se la frase era giusta. Gli ho chiesto qual era la frase che volevi dire e lui ha risposto immediatamente, perfettamente, in spagnolo fluente. La sapeva benissimo, ma il filtro nella sua testa glielo aveva impedito. Capite cosa intendo? Allora, cosa possiamo fare? Come si smette di pensare troppo? Ho imparato alcune cose negli anni e voglio condividerle con voi oggi, attraverso questa storia. La prima cosa che ho fatto è stata cambiare il modo in cui guardavo gli errori. Per tanto tempo, sbagliare una parola mi sembrava una catastrofe, come se ogni errore fosse una prova che non ero abbastanza bravo, che non avrei mai imparato. Ma un giorno ho letto una frase che mi ha cambiato la prospettiva. Era scritta in inglese, ma il significato era semplice. L'errore è la prova che stai cercando. Se non sbagli mai, significa che non stai parlando. E se non stai parlando, non stai imparando. Semplice come questo. Ho cominciato a trattare ogni errore come una moneta. Ogni volta che sbagliavo qualcosa non mi sentivo stupido, mi sentivo più ricco. Avevo guadagnato qualcosa, una nuova informazione, un punto di miglioramento, una storia da raccontare. La seconda cosa che ho fatto è stata smettere di tradurre nella mia testa. Questo è fondamentale e voglio che ci pensiate un momento. Quando pensate in italiano o in qualsiasi altra lingua, state ancora traducendo dalla vostra lingua madre. Molti studenti fanno così. Prima pensano nella loro lingua, poi traducono mentalmente, poi pronunciano.
Il problema è che questo processo è lentissimo e mentre traducete la conversazione è già andata avanti. Ho cominciato a praticare qualcosa di diverso. Ho cominciato a pensare direttamente in italiano, anche quando non conoscevo tutte le parole. Se non sapevo come dire una cosa esattamente, la dicevo in un altro modo, con parole più semplici, con gesti, con un sorriso e una spiegazione creativa. E indovinate cosa è successo? Le persone capivano lo stesso e spesso ridevano, ma in modo gentile. Il tipo di riso che dice «Sei coraggioso, continua così». La terza cosa, e questa forse è la più importante, è stata trovare un ambiente sicuro per praticare. Ogni persona che impara una lingua ha bisogno di uno spazio dove può sbagliare senza conseguenze. Per me questo spazio era una piccola caffetteria vicino a casa. Ogni mattina ordinavo il caffè in francese. Il barista, un signore simpatico di nome Gino, non parlava francese, ovviamente, ma era gentile, paziente e rideva con me quando dicevo qualcosa di strano. Non capiva niente di quello che dicevo, ma mi ascoltava sempre. E io mi sentivo libero di provare, di sperimentare, di sbagliare, senza pressione, senza giudizio. Solo io, Gino, il caffè e la lingua francese. Potete fare la stessa cosa con l'italiano. Trovate il vostro caffè sicuro. Può essere un amico di penna online, un gruppo di conversazione, un canale YouTube dove commentate in italiano, come questo per esempio. L'importante è che abbiate un posto dove la vostra voce italiana possa esistere, anche imperfetta, anche strana, anche piena di errori. E a proposito di questo, voi avete già il vostro posto sicuro per praticare l'italiano? Mi piacerebbe saperlo. Scrivetelo nei commenti qui sotto. Dove praticate? Con chi parlate italiano? La vostra risposta potrebbe aiutare anche altri studenti che stanno ascoltando in questo momento. Ora voglio parlarvi di qualcosa che ho scoperto quasi per caso, qualcosa che ha trasformato completamente il mio modo di imparare le lingue. Un pomeriggio ero seduto in un parco a Torino, una città bellissima, se non la conoscete ancora dovete assolutamente visitarla. Stavo leggendo un libro in francese. Non capivo tutto, ma andavo avanti lo stesso. A un certo punto una signora anziana si è seduta accanto a me e ha visto il libro. Mi ha sorriso e ha detto qualcosa che non ho capito immediatamente. Ho esitato. Il filtro nella mia testa ha cominciato a girare, ma poi... E non so ancora com'è successo. Ho semplicemente risposto. Ho detto le prime parole che mi sono venute in mente senza pensare. Erano semplici, probabilmente non perfette, ma erano sincere. La signora si è illuminata. Abbiamo parlato per quasi un'ora. Di libri, di Torino, di sua nipote che studiava all'università. Non ricordo ogni parola che ho detto, ma ricordo come mi sono sentito. Leggero, libero. Come se avessi finalmente lasciato andare qualcosa di pesante che portavo sulle spalle da anni. Quella conversazione mi ha insegnato che la lingua non è un esame, non è un test da superare con un voto perfetto, è una connessione tra persone. E le connessioni funzionano anche quando le parole non sono perfette. Anzi, a volte funzionano meglio, proprio perché non sono perfette. C'è un'ultima cosa che voglio condividere con voi prima di concludere questa storia. Ho parlato con molti studenti di italiano nel corso degli anni, persone da tutto il mondo, con background diversissimi, e ho notato una cosa interessante. I migliori studenti non erano quelli con più grammatica in testa, erano quelli con meno paura nel cuore. Una ragazza americana che conosco, si chiama Sara, ha cominciato a studiare italiano 6 mesi fa. Non ha mai preso lezioni formali. Guarda serie italiane, ascolta podcast come questo e scrive nei commenti sotto i video in italiano, anche quando non è sicura di ogni parola. Il suo italiano è imperfetto, ma sta migliorando ogni settimana, più velocemente di persone che studiano da anni con libri di testo. Perché? Perché Sara non ha paura di sembrare stupida. Ha capito che sembrare stupidi per un momento è il prezzo da pagare per diventare intelligenti in una nuova lingua. Allora, se dovessi riassumere tutto quello che ho imparato in poche parole, direi questo. La lingua italiana non vi sta aspettando che siate perfetti. Vi sta aspettando che cominciate. La prossima volta che vi bloccate nel mezzo di una frase italiana, ricordatevi di Gino il barista. Ricordatevi della signora
nel parco di Torino. Ricordatevi di Marco, che sapeva perfettamente lo spagnolo, ma non riusciva a dirlo ad alta voce. E poi aprite la bocca, dite quello che potete e andate avanti. Gli errori che fate oggi sono le storie che racconterete domani. E le storie, come sapete, sono il modo più bello per imparare. Se questo episodio vi ha aiutato, o se vi ha fatto sorridere, o se semplicemente vi ha fatto sentire meno soli nel vostro percorso di apprendimento, allora fatemelo sapere con un like. Non vi costa niente e mi aiuta tantissimo a capire che il contenuto è utile per voi. E se non siete ancora iscritti al canale Bravo Castitaliano, vi invito a farlo. Pubblichiamo storie nuove ogni settimana. Pensate proprio per chi vuole migliorare l'italiano in modo naturale e piacevole. E ricordate, ogni grande conversazione è cominciata con una parola sola. Una parola imperfetta, forse, ma una parola coraggiosa. Pensateci bene. Quando avete cominciato ad ascoltare questo podcast o questo canale, probabilmente non capivate tutto. Forse qualche parola vi sfuggiva, forse qualche frase era troppo veloce, ma eravate lì, stavate ascoltando. E questo, credetemi, è già moltissimo. L'italiano si impara ascoltando, parlando, sbagliando e ricominciando. Non esiste un altro modo. E ogni volta che tornate qui, state dimostrando a voi stessi che ci tenete, che volete migliorare, che non avete smesso. Questo mi riempie di soddisfazione ogni volta che ci penso. E spero che riempia anche voi di orgoglio, perché ve lo meritate davvero. A presto, amici. Buona giornata e buon italiano a tutti voi.